Buonasera ragazzi, questo video inizia appunto di sera, anzi di notte. Sto andando a Nizza, oggi è il 6 maggio, quindi in realtà questo video sta uscendo un po' in ritardo. Il motivo per cui sto andando a Nizza ve lo spiego quando arrivo là, quindi intanto direi di arrivare a Nizza e poi vi spiego un po' quello che ho intenzione di fare per questo video. Andiamo! Buongiorno ragazzi, perché sono a Nizza? Perché voglio cancellare un'altra delle voci della mia lista di cose da fare prima dei 30 anni. Sono venuto qui a Nizza per assistere a uno dei concerti di Hans Zimmer live. In questo video non vi mostrerò quello che è il concerto di Hans Zimmer. Il mio obiettivo è quello di cercare di rappresentare la città di Nizza attraverso solamente 10 scatti fotografici. Da dove partire? Nizza si trova all'interno della Costa Azzurra. La prima foto che voglio scattare vuole proprio rappresentare la Costa Azzurra nel vero senso della parola. Essendo in Costa Azzurra, poi Nizza ovviamente non può essere altro che una città completamente turistica. In questo periodo c'è ancora poca gente, oggi sono qua in veste di turista, non di viaggiatore. È arrivato il momento di fare una foto iconica da turista medio. Comunque tutti di fretta qua, tutti che corrono. Camminando sulla Promenade des Angles renderete conto che c'è una cosa che non manca assolutamente: il blu. Oltretutto il blu è anche un colore rilassante, tant'è che ti verrebbe voglia quasi di sederti di fronte al mare e volgere lo sguardo verso l'infinito. Un sacco di anni a questa parte queste sedie blu progettate da Charles Tordo nel 1948 sono diventate un simbolo della città di Nizza, tanto da dedicargli una statua. E Nizza non è sempre stata francese. Fino al 1860 infatti apparteneva all'Italia. Il legame con l'Italia lo si può notare nella piazza storica della città, quindi adesso ci avviciniamo al centro. Ok, siamo nella piazza principale di Nizza, piazza Massena, e questa piazza ricorda moltissimo le piazze italiane e ricorda moltissimo la piazza di San Carlo a Torino. È stata progettata dall'architetto Joseph Vernier tra il 1843 e il 1844 e poi negli anni ha subito varie trasformazioni fino allo stato in cui è oggi. Nel 1864 viene realizzata la Basilica di Notre Dame de l'Assomption, analoga alla Notre Dame di Parigi, e proprio per dichiarare l'appartenenza allo Stato francese. Sebbene lo possa sembrare, non è la basilica principale della città, e una particolarità è il fatto che i due campanili non hanno la copertura che era prevista dal progetto per problemi di staticità. Siamo in Francia, siamo a Nizza, Francia francesi. Devo andare a caccia di francesi ora. Per trovarli di sicuro e allontanarmi dai turisti mi sposto di nuovo verso Piazza della Massena per avvicinarmi alla Old City, al nucleo storico della città. Dovrebbe esserci il mercato settimanale, quindi sicuro li trovo. Il mercato non può mancare il buon cibo, quindi adesso faccio una piccola pausa, un piccolo break cibo. Mi voglio prendere la socca, che è una sorta di farinata di ceci però in stile francese, e poi vado direttamente a pranzo. Non ha nulla di diverso rispetto alla farinata di ceci italiana, molto buona, ci mettono su un sacco di pepe. Dovete sapere che oltretutto il cibo nizzardo fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Beh, dopo tutto, una volta era italiana Nizza. No, dai, Palis! Nizza è anche una città d'arte, piena di musei d'arte monotematici, come ad esempio quelli di Marc Chagall e il Museo Matisse, però diciamo che il più importante, il più grande, il più imponente è il MAMAC. Quindi il
Mamac, è un enorme edificio in stile neoclassico distribuito su 4 piani con oltre 1300 opere di più di 300 artisti in diversi stili d'arte, tra cui quelli principali che sono il pop art, lo stile dell'assemblaggio e il nuovo realismo. Yes, è grosso, non ci sta. Quando si suol dire il peso della conoscenza, questo enorme edificio scultura o scultura edificio ha la particolarità di essere la prima statua che accoglie l'uomo al suo interno. È alto una trentina di metri, accoglie 7 piani e sono 7 piani di tutta la biblioteca di Nizza. La metafora è il fatto che la mente sia concepita come una grande scatola che contiene tutto il sapere. Tra le 10 foto ce n'era una che non sapevo bene se sarei riuscito a realizzarla, ma per fortuna mi si è presentata l'occasione. Dovete sapere che Nizza è un po' la città del jazz, tant'è che dal 1948 ad oggi viene realizzato il Festival Internazionale del Jazz. Allora, il tour fotografico è concluso, ma in realtà ho ancora una fotografia da scattare, anzi da farmi scattare. Vabbè, non c'entra niente in realtà con Nizza, però c'è questo negozio che è diffuso un po' in tutte le città più importanti di Francia che ti permette di fotografare la tua iride. Tour fotografico concluso, chiudiamo il video nello stesso punto in cui abbiamo iniziato questa mattina, solo con un po' più di gente. E nulla, come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram per avere tutti gli spoiler dei prossimi video, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di condividere tutti i video, tutti mi raccomando, nessuno escluso, con chi volete. E nulla, ci vediamo alla prossima avventura, bella raga!